Ci siamo, altro episodio di Comizi di quarantena, un'altra chiacchierata con amici per scoprire come stanno vivendo questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia da virus Covid-19, la parte più dinamica della società, quella classe di persone comprese tra i 20 e i 40 anni. Oggi siamo in Italia, nella capitale a Roma, una puntata che si preannuncia molto artistica, non tanto grazie a me, ma grazie alla presenza del mio amico Riccardo Federici. Ciao a tutti, dedico subito uno stacchetto musicale da Roma. Ciao a tutti ragazzi. Grazie Riccardo per la tua introduzione. E poi parleremo e parleremo molto di musica oggi. Allora, iniziamo questa chiacchierata introducendoti a chi ascolta. Quindi la prima domanda che ti faccio è innanzitutto il tuo nome, l'abbiamo detto, Riccardo Federici. Quanti anni hai e dove sei nato? 30 anni, compiuti da poco e sono nato a Iesi, in provincia d'Ancona. E come è composta la tua famiglia e dove si trovano adesso? La mia famiglia è molto numerosa, quindi ho 2 sorelle e un fratello e sono tutti intorno all'ovile di casa, quindi tutti fra Iesi e di dintorni, insomma, e Castelli. Sono l'unico immigrato, diciamo così per dire, Vede? dalla E, provincia di Ancona. e puoi dirci che studi hai fatto? Che percorso di studi hai fatto? Sì, allora io sono laureato in ingegneria meccanica, ho studiato per 3 anni ad Ancona e poi sono trasferito a Roma per finire la specialistica in ingegneria meccanica. Nel frattempo mi sono anche diplomato in conservatorio, al Conservatorio Rossini di Pesaro in sassofono. Iniziai durante il liceo scientifico e poi sostanzialmente tra laurea triennale e laurea specialistica ho inserito anche il diploma di superiore, insomma, di musica in sassofono. Quindi ho studiato abbastanza la mia vita, poi non ho più studiato, infatti dopo sono fermato là, dopo la E specialistica. quindi dicevi, laureato in ingegneria, ti trasferisci a Roma per fare la specialistica e poi inizi anche a lavorare a Roma, cioè dopo l'università subito hai trovato il tuo attuale lavoro, diciamo. Sì, praticamente appena finito l'università, un paio di mesi, ho iniziato con uno stage in Accenture, che è una società di consulenza dove lavoro tuttora, e ormai sono quasi 3 anni e mezzo, 4 che lavoro in Accenture, e diciamo una società abbastanza famosa magari per motivi non proprio positivi, però io mi sono trovato molto bene in realtà, e è stata una grandissima esperienza e tuttora per me è una grande esperienza continuare a lavorarci, ecco. E parliamo anche di un altro aspetto molto importante della tua vita, ovvero la tua relazione con la tua fidanzata attuale con cui convivi, Martina. Da quant'è che stai con Martina e da quant'è che poi anche lei si è trasferita a Roma e da quant'è che convivete? Vabbè, adesso ci avete subito in difficoltà con queste domande sulle date, Più adesso o meno, più o vengo meno. subito. Sì, prego. Allora, penso che avevamo 21 anni, siamo conosciuti all'università, in realtà ci conosciamo di vista anche prima, però ci siamo conosciuti bene all'università, anche lei studiava ad Ancona, avevamo 21 anni, quindi essenzialmente quest'anno facciamo 9 perché entrambi facciamo 30 anni. Lei si è trasferita a Roma appena laureata, ora io ancora dovevo laurearmi invece, quindi era nel 2000, siamo nel 2020, era nel 2016, se non ricordo male, insomma 2015-2016, lei si è laureata molto prima di me
un anno abbondante prima, e si è trasferita a Roma e anche lei ha trovato subito un lavoro, e quindi poi ci siamo fermati qua, stabiliti ormai da qualche anno, di 5 anni ormai sono, sostanzialmente. 5 Viviamo anni insieme quindi per... di convivenza. Sì, sì. Per concludere quindi questa presentazione, parliamo anche della tua passione, che è un secondo lavoro a tutti gli effetti, ovvero quella di sassofonista. E vorrei chiederti se ci riesci in breve a parlarci un po' delle varie attività musicali che hai svolto in questi anni. Parlo di band, di anche lavori come solista. Io tra l'altro ho qui vicino a me il tuo ultimo CD con Riccardo Federici Quartet, Istante. Facciamo anche un po' di pubblicità se qualcuno volesse acquistarlo. Se Sì, sì, riesci a certo, mi farci può quindi, contattare. se riesci a farci proprio quindi un percorso artistico che hai avuto a grandi linee. Ma è iniziato tutto, ero proprio un bambino, ragazzino con la banda musicale del paese. Poi da lì è partita tutta una passione che mi ha portato prima a studiare in conservatorio, poi sono un po' più specializzato nel jazz. E diciamo che il mio trasferimento a Roma in realtà non era proprio per motivi di studio, insomma io sono trasferito a Roma per finire la specialistica perché volevo suonare, volevo conoscere l'ambiente romano, e fortunatamente la musica, che io sì, considero un lavoro a tutti gli effetti, mi ha dato tanto perché ho potuto viaggiare, ho potuto suonare in festival importanti, ho potuto suonare in diversi ambienti, diversi generi, e ho sempre conosciuto persone fantastiche. E, soprattutto la musica ti dà un'esperienza che nessun altro tipo di lavoro, di studio ti può dare, perché la musica è la cosa che ti mette più sotto pressione, penso, cioè almeno per me personalmente è la cosa che mi ha messo più sotto pressione nella mia vita, cioè quando tu suoni in pubblico, quando tu suoni musica tua, personale, è una forma d'arte a tutti gli effetti che ti mette, lasciami dire, forza oggezione, no? Rispetto all'ascoltatore, perché comunque là la gente viene là per ascoltarti, paga magari per ascoltarti o compra il tuo CD per ascoltarti, quindi c'è un senso di responsabilità molto forte, no? Cosa che un lavoro normale, almeno a me, cioè, non mi ha mai dato quel tipo d'ansia o quel tipo di difficoltà. E ti permette di conoscere veramente gente incredibile, gente fantastica, che fortunatamente insomma, ho avuto veramente la possibilità di conoscere un sacco di gente, e tutti hanno lasciato qualcosa in me e continuano a lasciarla nel mio percorso di vita, nella mia esperienza. Ecco. Vuoi E, citare? sì, le esperienze musicali. Sì. Dimmi. Se volevi Vado. citare qualche formazione musicale in cui hai Io lavorato, sono hai tanti anni, collaborato. sì, sono da tanti anni con Rudy Valentino e Baleras, che è diciamo, una band che io amo molto, una band che suona swing, rock and roll, è una band che diciamo, siamo esibiti praticamente in tutto il mondo, perché siamo stati in Russia, siamo stati negli Stati Uniti, ci esibiamo regolarmente al Summer Jamboree a Senigallia, e quindi li ringrazierò sempre Rudy perché comunque mi ha veramente dato la possibilità di fare delle esperienze magnifiche. E poi, diciamo, nel frattempo io ho portato avanti, come tu dicevi giustamente, il mio CD, ho portato avanti un po' quello che è invece la mia musica personale, quindi diciamo delle formazioni jazz in cui suoniamo spesso dei brani anche di mia composizione, che quindi diciamo è un lato un po' più cioè è un gruppo che ha una dove tu chiaramente dove suoni la tua musica che scrivi, è un gruppo che ha un approccio differente, no? Nel senso sono belli entrambi e sono due esperienze diverse allo stesso tempo, sono due generi diversi, sono due esperienze diverse. E niente, altre esperienze, non lo so, ci sono vari aneddoti, non lo so. Magari ti verranno in mente nel tempo, comunque ritorneremo su Sì, questo argomento e potrai integrare se vuoi. E quello che devo dirti è che io, va bene, ti conosco molto bene da tanto tempo,
Però già da questa risposta viene fuori tutta la tua passione per la musica e per il jazz e il sassofono. Parliamo di attualità e parliamo dell'emergenza coronavirus. Come è cambiata la tua vita a livello pratico? Mi riferisco sia come è cambiato il tuo lavoro, sia penso si siano arrestate tutte le date di varie esibizioni musicali che avevi programmato magari già da tempo con questa emergenza. Sì, sicuramente l'emergenza mi ha cambiato completamente la vita. In primo luogo perché non ero assolutamente abituato a stare a casa, quindi non ci stavo mai sostanzialmente. Ci stavo la mattina prima di andare al lavoro, poi una cosa o un'altra, tornavo sempre tardi, quindi diciamo che ora invece sono perennemente a casa, quindi è cambiato totalmente. Dal punto di vista del mio lavoro in Accenture non è cambiato molto perché comunque il mio è un telelavoro, cioè nel senso riusciamo a gestire molto bene il lavoro da remoto, quindi in tutto quello che seguo noi poi cioè nel senso con i colleghi o comunque le persone che lavorano con me ci sentiamo regolarmente, sempre in meeting online, e quindi chiaramente c'è un approccio diverso, una prima, poi qui siamo a Roma, quindi prima tutte le mattine al bar a prendere il caffè, varie abitudini classiche che in questo momento non ci sono più, quindi un po' mi rattristano, no? Perché da una parte ho guadagnato del tempo, perché non devo prendere i mezzi, non devo andare più in sede, non devo andare più al cliente, però comunque mi manca il contatto con i colleghi, con gli amici, che poi sono amici in realtà, e con tutto quello che ne deriva. E dal punto di vista musicale invece la situazione è purtroppo completamente cambiata, cioè, da un punto di vista anche abbastanza tragica, perché io diciamo, ho questa possibilità comunque, di sostenermi economicamente con un altro lavoro, mentre con le persone che io stimo molto, che ho sempre stimato, che ha scelto di fare solo il musicista nella loro vita, in questo momento hanno una situazione veramente difficile perché le date sono completamente saltate, quindi come sono saltate, nel senso le mie date previste, sono saltate tutte le date di tutti. Ne E avevi molte? quindi, Ne avevi molte già programmate che ti sono già saltate? beh, sì, comunque sì, ne avevo parecchie. Poi considera che questo è proprio, cioè, nel senso, il periodo che va da fine febbraio, marzo, aprile, maggio, è il periodo in cui si prendono più date, perché poi si prefigura un po' quella che è la stagione estiva, no? Quindi tutti gli eventi, in realtà, tutti gli eventi estivi, quasi tutti vengono pianificati e organizzati dopo l'inverno, comunque fine inverno, inizio primavera. E quindi quello che avevo è già saltato e avevamo anche in programma di andare all'estero, però chiaramente è saltato un po' tutto. E quindi niente, per adesso, diciamo, dal punto di vista musicale cerchiamo di tenerci su facendo dei video su internet, eccetera. Però chiaramente, cioè, in questo momento il musicista ha un lavoro che purtroppo non si riesce a riconoscere a livello economico, no? Perché mentre qualsiasi altro lavoro, il musicista è un po' sempre un lavoro borderline, no? Quindi mentre qualsiasi altro lavoro magari puoi farlo da casa, non lo so. Il musicista ha bisogno del contatto con il pubblico, cioè non puoi vivere solo di musica streaming o lezioni online, eccetera. Quindi sicuramente è un settore molto colpito in questo momento. E E io voglio chiederti com'è la situazione a Roma in questo momento. Tra l'altro, oggi è mercoledì 6 maggio, da un paio di giorni, da lunedì, ci sono stati degli allentamenti sulle restrizioni, quindi la gente può uscire in maniera un po' più libera, può anche andare a trovare dei familiari, si può fare attività all'aria aperta, ci sono stati quindi ci sono meno restrizioni. Hai notato dei cambiamenti? La gente sta rispettando comunque le regole che sono in vigore? Che situazione c'è proprio a Roma? Ma diciamo che attualmente comunque le persone hanno preso positivamente la notizia, quindi sono uscite, vedo comunque, io la vedo qui abbastanza in centro, quindi vedo molte persone che vanno a passeggio, comunque
chiaramente hanno il loro momento di libertà, quindi escono, fanno attività fisica oppure si fermano a chiacchierare con gli amici. Poi, insomma, qua nel quartiere dove sono io, diciamo, ci sono le botteghe, no? Le botteghe sotto casa, il bar sotto casa, il barbiere sotto casa. Comunque un po' li conosco, ormai è qualche anno che vivo qua, quindi ci si ferma a chiacchierare, tutto sempre con le mascherine. Quindi sotto questo punto di vista mi sembra che gli italiani stiano recependo bene quelle che sono le indicazioni, no? Perché sono bravi, non vedo, cioè, non vedo nulla di eclatante, vedo persone che hanno voglia di uscire, hanno voglia di parlare, però sembra che rispettino tutte le regole, vedo sempre tutti con le mascherine, il bar che diciamo fa solo asporto e quindi cioè, mi sembra una situazione ok, positiva e giusta per andare avanti, insomma, da questa situazione. Roma, diciamo, come tutto il mondo, come tutta Italia, è stata colpita, però non c'è stata una forte emergenza a Roma. Mi confermi questo? Comunque i casi sono sempre stati tenuti sotto controllo. Sì, sì, è vero, non c'è mai stata una grossa emergenza come in Lombardia, insomma, Veneto. È stata sempre abbastanza sotto controllo la situazione. E tra l'altro io, usando sempre i mezzi, diciamo, tutto quel periodo eh, pre-Covid, cioè nel senso pre-esplosione del Covid, che in realtà probabilmente il Covid già era ampiamente nell'ambiente, noi cioè, prendevo sempre i mezzi pubblici, quindi erano sempre pieni di persone, non è che indossavamo mascherine, quindi secondo me sicuramente i casi saranno molto più numerosi rispetto a quelli censiti dalle autorità, però è rimasta sempre sotto controllo, mi sembra la situazione, non è stata mai una situazione eclatante dal punto di vista dei contagiati, insomma delle persone purtroppo decedute o gravemente malate. Sembra tutto sommato è stata una situazione abbastanza sotto controllo. E invece che notizie ti arrivano dalle Marche? Come sta la tua famiglia? Perché io penso che La comunque famiglia... vi sentite regolarmente. Sì, sì, ci sentiamo, la mia famiglia fortunatamente tutto bene e niente, anche loro adottano tutte le precauzioni del caso, quindi mascherine, non escono, i miei genitori non escono mai di casa, o escono pochissimo e quindi sì, finora tutto bene, nel senso anche amici, conoscenti stanno tutti bene, quindi di questo sono molto contento. E possiamo dire che lavoro facevano i tuoi genitori e chiederti anche di tua madre se è dovuta tornare a lavorare, poi spiegherai tu con la risposta. No, c'è stata la possibilità, ma non è tornata. Però c'era stata in un momento proprio di massima allerta, c'era stata la possibilità per lei di ritornare al lavoro dopo la pensione. Questo No, sì, però poi alla sono, fine non è andata er- nel concreto, diciamo. loro erano due dottori, no? Possiamo Sì, sì, dirlo. entrambi. Sì, sì, entrano in pensione, però mio padre è qualche anno che è andato in pensione, quindi diciamo, non era rientrato nelle persone che potevano essere richiamate. Invece mia madre è andata in pensione poco tempo fa, quindi c'era stata anche la possibilità per lei, nel caso di necessità, di rientrare in ospedale. Anche perché lei era pneumologa, quindi diciamo che era il reparto un principe, il reparto colpito, insomma, perché essendo una malattia comunque respiratoria, nel caso delle polmoniti, lei era un po' il, diciamo, il reparto principale. Anche questo simbolo del fatto che comunque nel centro Italia, per quanto ci fosse l'emergenza in tutte le parti, comunque si è riuscito a controllare bene e ad affrontare l'aumento dei casi, cioè comunque a tenerli fino a un certo punto sotto controllo. E poi Sì, mi sembra che, parliamo. Sì, dimmi. no, no, mi sembra che la situazione è stata controllata abbastanza bene, ecco, devo dire, essere sincero. Sempre paragonando, perché comunque noi italiani abbiamo sempre il paragone con la Lombardia, il Veneto, tutto quello che è successo nel nord. Certo. Sì, sì, Parliamo di chiaro. convivenza. Come Sì. va la convivenza con Martina e
come affronti questa situazione che tu stesso hai detto essere nuova, perché bene o male entrambi avevate le vostre vite, quindi poi vi trovavate la sera. Come è andata questa convivenza 24 ore su 24? Ah, devo dire che è andata molto bene, cioè nel senso, è andata bene, stiamo bene, ci troviamo bene, non siamo una coppia burrascosa, Il, quindi il fatto che sei ci ancora vivo viviamo. lo conferma, quindi già Sì, il fatto... esatto. Ci siamo dedicati al vino, quindi ci siamo persi nell'alcol e così E siamo questo andati è più il, io che lei in realtà, però non so cosa. è il consiglio che dai anche alle coppie, eventualmente. Sì, sì, esatto. Sì, l'uomo che sicuramente deve sopportare di più perché Ah, comunque ha sulle spalle eh, rischi le comunque deve critiche. sopportare quasi sempre, quindi vi consiglio di bere del buon vino e di rilassarvi. E parliamo di te, parliamo di te. Io ti chiedo, come ti ha cambiato la situazione attuale? Ovvero, iniziamo dai progetti che tu avevi per il futuro, a breve e a lungo termine. Per aiutarti ad immaginare, io faccio spesso questo esempio, cioè a inizio anno ognuno pensa e dice, per quest'anno voglio fare queste determinate cose. Io ti chiedo, tu avevi dei progetti su cui volevi lavorare che magari hai dovuto cambiare, abbandonare? O se durante questo periodo di isolamento te ne sono nati dei nuovi, dicendo, bene, hai pensato a delle cose e dici, quando tutto questo finirà, voglio portare avanti determinati progetti. Ma allora, avevamo un progetto musicale in cantiere che era un disco, insomma, che si è fermato per il momento, quindi sicuramente spero di riprenderlo, di riprendere il discorso appena finisce l'emergenza. E io in realtà quest'anno mi ero più prefissato di crescere nel lavoro e devo dire che comunque lo sto portando avanti senza troppi intoppi, quindi diciamo che dal punto di vista lavorativo stiamo un po' crescendo come figura senior, no? Perché chiaramente con l'esperienza, quindi il mio obiettivo era un po' portarmi avanti e ampliare un po' le mie competenze di gestione o comunque il carico di responsabilità che può avere ognuno di noi sul lavoro e sto cercando di portarlo avanti questo, sotto questo punto di vista. Poi, stando a casa, si sono aperte delle possibilità, soprattutto sul fatto del tempo, no? Perché ne perdiamo un sacco di tempo sui mezzi pubblici per andare al lavoro, quindi ehm, diciamo, si è aperto forse un mondo di possibilità che prima non avevo, perché per esempio posso dedicarmi molto più allo studio del sassofono, che io diciamo che ho un po' questo pallino fisso, no? Quindi quando ho un po' di tempo libero di solito studio, quindi avendo adesso più tempo libero e non dovendo prendere i mezzi e tutto, sto portando avanti un po' il mio studio, il mio linguaggio, in modo tale da, una volta finita l'emergenza, di avere chiaramente delle qualità, delle competenze maggiori, perché la musica è bella perché non si finisce mai di imparare, quindi studiando sicuramente quando finirà l'emergenza riprenderò a fare i concerti, avrò spero un livello musicale arricchito, quindi un linguaggio musicale arricchito. Poi ho ripreso a leggere, cosa che non facevo da una vita. Vorrei mirare il mio inglese, quindi sto leggendo tipo Harry Potter in inglese. Non so se E... relativo all'inglese c'era anche quella vacanza negli Stati Uniti che tu mi avevi detto purtroppo è solo la vacanza è rimandata, completamente spero. saltata. Sì, si è completamente saltata la vacanza, quindi dovevamo partire il 2 maggio, quindi 4 giorni fa. Completamente saltata, però ci rifaremo, insomma. Sì, sì, ci andremo sicuramente. Ci E rifaremo. Quindi devo migliorare il mio inglese perché lo utilizzo, però non sono così fluido come dovrei essere. Quindi adesso mi faccio tutta la saga di Harry Potter in inglese. Sì. potrai fare gli incantesimi magici in inglese, questo ti aiuterà. Esatto, esatto. Poi ti chiedo, come invece ti ha cambiato a livello personale il virus, ovvero le tue paure, le tue speranze per il futuro, quali sono le tue priorità adesso?
le mie priorità, cioè, non sono, diciamo, letteralmente cambiate, sono rimaste un po' le stesse, cioè nel senso il virus non ha avuto un impatto, solo musicalmente ha avuto un impatto così forte nella mia vita. Per il resto, secondo me non ha, cioè nel senso mi sono sempre ho sempre tenuto in mente il fatto di non calcolarlo più di troppo, cioè nel senso che sì, ok, ci sono delle regole da rispettare, va bene, mettersi la mascherina, ok, però non deve avere impatto, secondo me, più di troppo sulla nostra vita, no? Nel senso, dobbiamo andare avanti, dobbiamo conviverci, passerà e ecco, dobbiamo essere bravi a tenerlo sotto controllo, nel senso, quello sì. Però io non mi sono, cioè la mia vita non è cambiata con il virus, nel senso si è aggiustata con il virus, è diverso, no? Nel senso, poi io penso sempre che da ogni situazione nascano delle cose positive, nel senso, oddio, cioè, voglio dirti che in realtà, secondo me, quella del virus alla fine è una scelta obbligata nella tua vita. Tu sposti la tua strada perché qualcun altro te la impone, però non è detto che la strada che stiamo percorrendo ora sia peggiore o migliore di quella che avevamo prima, no? Quindi tutto quello che è la nostra vita che avevamo prima, in questo momento sì è cambiata, però non è detto che questa cambiate in meglio o in peggio, penso sta a noi o comunque è solo un approccio alla vita differente, però non ci deve bloccare, cioè nel senso dobbiamo trovare il modo, meno male, di continuare a portare avanti tutte le nostre passioni, idee, progetti, eccetera. Quindi secondo me non ci dobbiamo far, almeno io ho provato a non far cambiare la mia vita dal virus. I miei progetti non sono cambiati, quelli erano e quelli rimangono, ecco. E come immagini il futuro, visto che ti stai programmando, se resti comunque positivo nel tuo adattamento a questa nuova vita? Come immagini il futuro? Che tempistiche ti dai sulla fine di questa emergenza? E poi nello specifico parliamo di musica, cioè quando secondo te si potrà tornare a fare delle esibizioni dal vivo, come cambieranno queste esibizioni con un limite di partecipanti, come ti immagini tutto questo? Ma io me lo immagino, con dal punto di vista musicale, secondo me la strada è la musica dal vivo con un pubblico ridotto, e quindi secondo me bisogna entrare nell'ottica di permettere alle persone di uscire in sicurezza e di andare ai concerti. Quindi magari ora arriva anche l'estate, no? Quindi c'è la possibilità di aprire degli spazi all'aperto, per esempio, in cui chiaramente il contagio potrebbe essere ridotto al minimo, perché comunque all'aperto ha degli spazi molto più grandi, quindi non vedo grossi impedimenti. Secondo me vanno trovate in tutte le città, comunque in tutte le situazioni, degli spazi aperti, organizzati, dei festival organizzati in cui i musicisti possono suonare, portare avanti il loro lavoro, la gente può andare ad ascoltare, perché se tu vai in un concerto, per esempio in un parco, no? In cui c'è un palco anche ben amplificato, in cui le sedie sono tutte distanti un metro dall'altro, un metro e mezzo dall'altro, ti metti la mascherina, io ci vai con la macchina, non vedo qual è il problema, diciamo, per cui questa cosa non si può fare, no? Come le persone tornano a lavorare in ufficio, non capisco perché non possono comunque andare a ascoltare della musica. Chiaro, è diverso dal punto di vista magari le feste, le discoteche, lì c'è un contatto maggiore, però dal punto di vista della musica d'ascolto, come può essere la musica classica, il jazz, o comunque qualsiasi genere in cui vai là per ascoltare, secondo me i concerti si possono fare. Beh, Un'altra possibilità è quella dei concerti streaming, secondo me. Cioè, nel senso, però, il problema dei concerti streaming è che non sono a pagamento, però in realtà si potrebbe cominciare a pensare a un modo per organizzare dei concerti anche sui social a pagamento, per cui tu, un ascoltatore, se lo può ascoltare tranquillamente da casa, magari non ti dico un'offerta libera, ma comunque pagando una piccola somma. Non vedo nulla di strano. Cioè, è importante che venga riconosciuta come professionalità, secondo me. Cioè, che non è che il musicista in quel momento è lì cioè, è lì perché comunque sta facendo il suo lavoro, quindi come, non so, come il poliziotto fa il suo lavoro per strada o l'idraulico che viene a casa a sistemarti un tubo, anche se c'è il Covid, un musicista fa un concerto.
anche perché c'è il Covid, quindi è giusto che gli venga riconosciuto un, un compenso. Ecco. E E dal punto di vista, non so, mi avevi chiesto di altro? Mi sono un po' io ti perso avevo in chiesto, questo... vabbè, anche comunque a livello della tua vita normale, cioè quando pensi di poter uscire, se farai vacanze, se potrai andare al Ah sì, mare. quella cosa là un po' sì, nel senso un po' mi spaventa l'impossibilità di andare anche al mare, diciamo vicino Roma o vicino Iesi, dove mi trovo, nel senso comunque l'estate un po' di staccare, no? Di uscire per andare, non so, al mare, in piscina come fanno le persone normali. Non ti dico di andare in vacanza all'estero, però anche la semplice scampagnata, ecco, mi viene a dirti. Questa cosa un po' mi spaventa, nel senso che comunque sono aspetti positivi e belli che forse non avremmo così, cioè non ci sarà la possibilità quest'estate di sfruttarle appieno, ecco. Già si parla, già ho visto del mare con le mascherine, il plexiglass, quindi non ci vado, se andare al mare chiuso dentro una cabina, secondo me non conviene, rimango a casa. Due esempi Che molto diresti tu? veloci per farti immaginare proprio a livello pratico. La prima cosa, tu pensi che per molto tempo lavorerai da casa adesso, prima di tornare in ufficio? Già so che probabilmente sarà fino al 2021, probabilmente, quindi tutto fino al 2021, quindi tutto l'estate, l'autunno, e l'inverno. Probabilmente, sì. E invece quando pensi Quindi, potrai tornare a Iesi a rivedere i tuoi genitori, i tuoi fratelli, gli amici? spero presto, anche perché ho la macchina nuova, 0 km parcheggiata sotto casa, quindi non l'ho mai utilizzata praticamente, è lì ferma, il bersaglio preferito dei piccioni, quindi sta lì e manco un giro mi sono fatto ancora, quindi spero che prima o poi almeno un giretto potrò farlo. E sì, comunque sì, al di là degli scherzi, sì, mi andrebbe di tornare a Iesi, di tornare a trovare i miei genitori, i miei parenti, andare ai soliti posti dove ci sono gli amici di una vita, insomma, andare a trovare insomma, le persone a cui voglio bene, che non vedo da tanto. Bene, ovviamente te lo auguro, magari spero anche tra di noi di vederci presto, non so quando. E ti faccio l'ultima domanda, domanda di rito, che è quale sarà la prima cosa che farai quando tutto questo finirà? La prima cosa che farò quando tutto finirà? Non ho Sì, sentito benissimo. quando si tornerà alla normalità, diciamo. Questa è una bella domanda. La prima cosa che farò quando sarà la normalità. Mm. È che dipende un po' da quando si tornerà alla normalità, perché se tra 10 giorni, tra 3 mesi, Lascio a te decidere, alla tua fantasia, cioè cosa intendi per normalità, cosa intendi, cosa ti manca di più, quindi una cosa che magari non hai potuto fare e che vorresti fare. ma sicuramente mi manca un'uscita con gli amici decente, cioè nel senso la prima cosa che vorrei fare è rivedere le persone che voglio bene, quindi farmi il pranzo a casa, tornare a casa, farmi il pranzo con i miei genitori e poi la sera uscita al bar, ristorante, magari serata per rivedere tutti, cioè la cosa che mi manca di più in fondo, cioè avere il contatto con le persone a cui voglio bene, no? Quindi mi piacerebbe una bella rimpatriata tutti insieme, divertirsi, ecco. Molto semplice, niente di eclatante. Bene, bene, ovviamente te lo auguro e io Riccardo ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti faccio un grande in bocca al lupo e speriamo di vederci presto. E dai, speriamo. Magari vengo in Irlanda un'altra volta. Eh, in quel di Cork, dai. Prima o poi riapriranno tutto, penso, non lo so. Tra Speriamo. l'altro l'aereo hanno detto che può viaggiare, è tutto sanificato, quindi l'aereo si può prendere. E Magari quindi, verrai qua dai, a speriamo. suonare, no? Un giorno. Sì, sì, come no, magari. Al Cork Jazz Festival, come no. Esatto, esatto. Grazie Riccardo, ciao. Grazie Michele della tua intervista e ti auguro di andare avanti con questo tuo studio. Per questo alla fine è uno studio sociale molto interessante
E niente, ti auguro che ti porti ai tuoi obiettivi e che ti dia soddisfazione, insomma. Ok? Grazie, grazie mille.